Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia dell'Uncinetto d'Argento e oggi vi andrò a mostrare come realizzare questa pochette con chiusura cric-crac. Si tratta della Flower Diamond, un modello di chiusura cric-crac appena arrivato da Nine Handmade che fa parte della collezione Click Christmas di cui vi ho già parlato nei video precedenti. Si tratta di una chiusura cric-crac un po' particolare perché, a differenza delle chiusure che vi ho già mostrato qui sul canale, questa non va cucita al corpo della nostra pochette, ma il cordino viene semplicemente inserito all'interno della chiusura cric-crac e fermato poi con delle viti che sono date in dotazione. Vi mostrerò in questo video tutti i passaggi per andare ad applicare questo tipo di chiusura. Vi mostrerò inoltre questa lavorazione traforata un po' particolare che ancora non vi avevo portato qui sul canale e ovviamente andremo a vedere come realizzare il fondo di questa pochette. Vi ricordo che tutti i materiali che vedrete in questo video sono acquistabili sul sito di Nine Handmade che vi lascio qui sullo schermo e nel box informazioni. Andiamo quindi a vedere subito la lista dei materiali e iniziamo la nostra Flower Diamond. Cominciamo come sempre dalle misure della nostra cric. Si tratta di una cric-crac di circa 21 cm che presenta una particolarità. A differenza delle cric-crac che ho utilizzato nei tutorial precedenti, questa non presenta i fori per la cucitura del cordino. Come andremo quindi ad attaccare la nostra struttura a questa cric-crac? Utilizzeremo delle viti che vanno inserite all'interno di questi fori che vi ho fatto vedere già nella lista dei materiali. Inseriremo quindi il cordino all'interno della fessura della cric-crac e poi inseriremo le viti. Mettiamo quindi per un attimo da parte la nostra cric-crac e, preso il cordino, cominciamo a preparare il fondo della nostra pochette. Faremo un fondo di forma rettangolare al quale, se vorrete, potrete aggiungere successivamente della rete per borse per renderlo più resistente. Facciamo quindi un capo al nostro filo e avviamo 15 catenelle. Fatte le nostre 15 catenelle, facciamo una catenella in più e ritorniamo indietro lavorando una maglia bassa all'interno di ciascuna catenella. Quindi entro qui e lavoro una maglia bassa e continuo così per tutta la riga. Lavorata l'ultima maglia bassa, facciamo una catenella in più e voltiamo il lavoro. Proseguiremo quindi lavorando una maglia bassa in ciascuna maglia bassa che ci si presenta fino alla fine del giro. Lavoriamo l'ultima maglia bassa, facciamo una catenella e voltiamo nuovamente il lavoro.
I passaggi che io vi ho mostrato, quindi fare una catenella, voltare il lavoro e lavorare una maglia bassa sopra ciascuna maglia fino alla fine del giro, sono i passaggi che dovremo ripetere per altri 25 giri. Andremo quindi a realizzare un rettangolo lavorato tutto a maglia bassa. Vi lascio come sempre qui sullo schermo anche la misura in centimetri nel caso utilizziate un filato diverso. Ci rivediamo tra 25 giri. Fatti i nostri 25 giri di lavorazione a maglia bassa, questo sarà il risultato. In tutto, poiché avevamo fatto i primi 2 giri a maglia bassa insieme, partendo dalla fila di catenelle, il nostro fondo si compone di 27 giri di lavorazione a maglia bassa normale. Adesso andremo a fare insieme un giro di perimetro a maglia bassa. Se volete aggiungere la rete a questo fondo, questo è il momento per farlo. Dovrete infatti ritagliare un rettangolo di rete delle dimensioni del fondo che avete appena fatto in cordino e andare ad incorporare la rete direttamente nel fondo utilizzando il punto basso. Siamo arrivati quindi alla fine del 25esimo giro, facciamo una catenella e facciamo ancora un giro di ritorno a maglia bassa. Fatta l'ultima maglia bassa, facciamo una catenella in più e ci spostiamo sul lato lungo. Dovremo lavorare una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione. In particolare qui nell'angolo andiamo a rientrare nello stesso punto dove abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa e ne eseguiamo una nuova. I punti successivi sono facilmente visibili, potete semplicemente andare leggermente a dilatare la lavorazione e vedrete che appariranno automaticamente. I punti nei quali dobbiamo entrare sono questo, questo, questo e così via. Dobbiamo avere in tutto una maglia bassa per ciascuna riga che abbiamo lavorato. E proseguiamo così fino all'angolo. Arrivata all'angolo lavoro l'ultimo punto basso e faccio una catenella. Dopodiché mi ritrovo su questo lato, quello dove abbiamo iniziato la nostra lavorazione. Vedete che qui addirittura c'è il filo del cappio. Come lavoriamo questa parte? Invece che entrare con l'uncinetto all'interno di questa asolina, perché così andremo a creare una riga di maglia bassa in più, prendiamo questi punti come se fossero dei punti canestro. Quindi fatta la catenella vado a rientrare nuovamente nello stesso punto in modo da creare l'angolo e, come vi ho detto, invece che prendere il punto qui lo andiamo a prendere nella riga sottostante come se fosse un punto canestro, in questo modo, quindi non qui ma qui. Lavoriamo l'ultima maglia bassa nell'angolo, facciamo una catenella e ripetiamo nuovamente una maglia bassa nello stesso punto. Dopodiché proseguiamo lavorando una maglia bassa per ciascuna riga di lavorazione fino ad arrivare nuovamente all'angolo. Facciamo quindi l'ultima maglia bassa, una catenella e andiamo a chiudere questo giro lavorando una maglia bassissima nella prima maglia bassa che ci si presenta, in questo modo. Facciamo nuovamente una catenella e adesso andremo a realizzare un giro di perimetro a maglia bassa in costa retro.
il che vuol dire che invece che prendere entrambe le costine, andiamo a prendere solamente la costina più esterna rispetto a noi e lavoriamo una maglia bassa. Ve lo faccio rivedere: invece che prendere entrambe le costine, prendiamo la costina più esterna. Andiamo quindi a lavorare una maglia bassa in costa retro per tutto il nostro perimetro. Quando arriviamo all'angolo non c'è bisogno di fare nuovamente una catenella, ma andiamo semplicemente a lavorare la nostra maglia bassa in costa retro sulla catenella che abbiamo già fatto nel giro precedente. Quindi continuiamo la nostra lavorazione a maglia bassa in costa retro fino alla fine del giro. Lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro, dobbiamo andare a chiudere il giro. Entriamo nella prima maglia bassa in costa retro che abbiamo lavorato e chiudiamo il tutto con una maglia bassissima. E in questo modo abbiamo ufficialmente terminato il fondo della nostra pochette. Possiamo iniziare con la lavorazione che più ci piace per eseguire il corpo borsa. Io ho scelto una lavorazione un po' particolare, possiamo definirla una variante del punto ventaglietti, però molto più semplice, che vedrete darà un effetto molto carino alla nostra borsa. Solo per questo giro inizieremo facendo una catenella, dopodiché proseguiremo lavorando a spirale. Quindi facciamo una catenella e nella maglia immediatamente successiva lavoriamo una maglia bassa. E nello stesso punto andiamo ad eseguire 2 maglie alte, quindi filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e lavoro la prima maglia alta. Dopodiché filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e lavoro una seconda maglia alta. Vado quindi a saltare le 2 maglie successive ed entro nella terza ripetendo i punti che ho appena fatto. Quindi faccio una maglia bassa e 2 maglie alte, sempre nello stesso punto. E questi passaggi sono quelli che dobbiamo poi andare a ripetere per tutto il giro. Il fatto di aver saltato 2 maglie ed essere entrati a lavorare nella terza fa in modo che il gruppo di punti che noi creiamo non generi un aumento, quindi il numero di maglie finali sarà sempre lo stesso. Proseguiamo quindi saltando 2 maglie di base e andando a lavorare nella terza una maglia bassa e 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi salto 1, 2, nel terzo realizzo una maglia bassa e 2 maglie alte. Perciò non dobbiamo fare altro che proseguire saltando 2 maglie di base e lavorando nella terza il gruppo di punti che vi ho mostrato. Quando arrivate all'angolo non ci sono particolari accorgimenti, si prosegue sempre con la stessa lavorazione fino alla fine del giro che andiamo a chiudere insieme. Arrivati al termine del giro, dopo aver lavorato l'ultimo gruppo di punti, davanti a me ho questa situazione: 2 maglie libere, la maglia bassissima, la catenella con la quale ho iniziato il giro e il primo gruppo di punti. Poiché non vogliamo fare apertura e chiusura a giro ma lavorare a spirale, proseguiremo andando ad ignorare le 2 maglie basse successive che ci sono davanti a noi e andando a lavorare il prossimo gruppo di punti direttamente sulla maglia bassissima che abbiamo fatto nel giro precedente. Quindi ignoriamo questi 2 punti e lavoriamo la maglia bassa e le 2 maglie alte direttamente sulla maglia bassissima. E continuo quindi saltando 2 maglie di base ed entrando a lavorare nella terza il mio gruppo di punti, costituito sempre da una maglia bassa e 2 maglie alte nello stesso punto. E tutta la nostra lavorazione non sarà altro che un ripetersi di questi passaggi. Salteremo 2 maglie di base e nella terza lavoreremo il gruppo di punti. Non ci sono particolari variazioni negli angoli e avendo fatto il passaggio da apertura e chiusura a giro
a una lavorazione a spirale non dobbiamo far altro che proseguire fino a raggiungere l'altezza desiderata. Io adesso continuerò la mia lavorazione, ci vediamo tra pochi secondi per vedere la misura in centimetri e quanti giri di lavorazione ho fatto in questo modo. Ovviamente, piccolo particolare, voi adesso vedete la lavorazione leggermente traforata, ma con il peso dei punti successivi e con il peso soprattutto della click clack questo spazio andrà a diminuire. Ovviamente è una pochette che poi va foderata, quindi nel caso vi trovate ancora la lavorazione troppo traforata per i vostri gusti, vi consiglio di mettere una fodera scura che anzi farà ulteriormente risaltare il colore del cordino. E questo sarà il risultato finale. Ho lavorato per circa 15 giri con questa lavorazione e ho raggiunto un'altezza di circa 19 cm. Adesso andremo a creare 2 giri di perimetro che saranno quelli che andranno poi ad entrare all'interno della nostra chiusura click clack quando andremo poi ad applicare le viti. Come potete vedere è una lavorazione leggermente traforata, ve l'ho detto anche prima, che però se utilizzate una fodera scura o anche una fodera chiara per creare un po' di contrasto darà molta personalità alla nostra pochette e andrà comunque un minimo a compattarsi una volta messa sopra la click clack, che genererà un pochino di peso. Ho lavorato il mio ultimo gruppo di punti in corrispondenza dell'angolo della pochette dal quale avevo iniziato questa lavorazione, quindi nel punto dove siamo passati da apertura e chiusura a giro a lavorazione a spirale. Vado a chiudere questo gruppo di punti come sempre saltando 2 maglie di base e andando però a lavorare nell'ultimo punto, il terzo, una maglia bassissima. Faccio poi una catenella e iniziamo i nostri giri di perimetro. Andremo a lavorare saltando sempre 2 maglie, nella terza maglia 3 maglie basse, quindi ripeteremo gli stessi passaggi saltando sempre 2 punti, ma questa volta invece che lavorare una maglia bassa e 2 maglie alte nello stesso punto lavoreremo 3 maglie basse. Saltiamo 2 maglie, nella terza 3 maglie basse. E continuiamo così fino a fine giro, saltando 2 maglie di base e nella terza lavorando 3 maglie basse. Ci rivediamo in questo punto. Lavorate le mie ultime 3 maglie basse sopra l'ultima maglia disponibile, davanti a me ho la chiusura maglia bassissima del giro precedente, la catenella e il primo gruppo di 3 maglie basse che ho lavorato. Vado ad entrare nella prima maglia bassa di questo gruppo e chiudo il giro con una maglia bassissima. Dopodiché faccio una catenella e vado a ripetere gli stessi passaggi, cioè vado a lavorare 3 maglie basse sopra l'ultima maglia del primo gruppo che mi si presenta. Quindi salto le prime 2, entro nella terza e lavoro 3 maglie basse. Salto nuovamente 2 maglie di base e nella terza lavoro 3 maglie basse. E continuo così fino a fine giro. Arrivati al termine del giro andiamo a sfilare il nostro uncinetto per andare a creare l'asola di chiusura. Tagliamo il filo, sfiliamo l'asola e la mettiamo sull'ago tirafettuccia. Dopodiché andiamo ad entrare nella prima maglia bassa dall'interno verso l'esterno, portiamo fuori il filo e rientriamo all'interno dell'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato dall'esterno verso l'interno. Dopodiché andiamo a bloccare il filo.
E abbiamo così terminato il corpo della nostra pochette e non dobbiamo far altro che andarlo ad agganciare alla nostra chiusura clic clac. Come vi ho detto in precedenza, questa chiusura non è come quelle che abbiamo utilizzato nei precedenti tutorial, perché non si va a cucire il cordino direttamente alla clic clac, ma il cordino viene inserito all'interno della clic e poi bloccato con delle viti o, se vogliamo, aggiungendo anche della colla per tessuti. Avrete notato che qui sulla mia destra c'è del cordino avanzato che io vi sto volutamente mostrando per spiegarvi il perché ho fatto avanzare questo cordino. Mi sono messa nei panni di tutte quelle che non hanno mai utilizzato della colla per tessuti. Mettiamo caso che voi inseriate il cordino all'interno della clic clac, mettiate la colla e vi rendiate conto che il lavoro è venuto storto. In quel caso il cordino ormai è rovinato perché vi è stato messo sopra la colla e l'unico modo per rimediare e non andare a buttare tutto il lavoro è andare a sfilare quei giri di perimetro che sono stati coperti con la colla. Per questo vi ho anche voluto far fare 2 giri di perimetro invece di uno. Potrete in questo caso, se avete fatto un errore, andare a disfare l'ultimo giro di perimetro e con il cordino avanzato andarvi a riagganciare al corpo della pochette e creare ulteriormente dei giri di perimetro in modo da non buttare tutto il lavoro che avete fatto in precedenza. Quindi la scelta di fare 2 giri di perimetro e di far avanzare un po' di cordino è voluta nel caso si vada a creare un errore nel momento in cui applichiamo la colla alla chiusura clic clac. Poiché si tratta di una chiusura un po' particolare, per evitare gli errori di cui vi ho parlato prima dobbiamo un pochino giocare d'astuzia. Vedete che io ho preso i miei spilli magnetici e sono andata ad inserirli sul corpo della mia pochette. Ho messo gli spilli in corrispondenza degli angoli qui sul corpo della mia borsa e questi spilli dovranno poi corrispondere, una volta inserito il corpo borsa nella clic, all'angolo qui nella parte frontale della mia clic clac. Metterò ulteriori 2 spilli in corrispondenza dei 2 angoli nella parte posteriore e metterò poi ulteriori 2 spilli, quindi per un totale di 6 sul mio corpo borsa in corrispondenza del punto in cui dovrà crearsi la piega della mia clic clac. Il mettere gli spilli vi dà un punto di riferimento nel momento in cui dovete andare poi ad inserire la colla, perché sapete che in questo punto dovrà cadere l'angolo della nostra clic clac, quindi non andremo a mettere la colla in questo punto e poi sposteremo il tessuto in avanti, ma cercheremo di rimanere in corrispondenza dell'angolo. Questo appunto ci eviterà gli errori di cui vi ho parlato in precedenza. Prima di passare all'attaccatura delle viti vi faccio vedere i punti in cui ho messo gli spilli, uno qui nell'angolo che corrisponde all'angolo della clic, uno qui dove la clic si va a piegare e un altro qui nell'angolo, e ho fatto la stessa cosa dall'altra parte della mia borsa. Dopodiché sono andata ad inserire il cordino all'interno della clic e l'ho fermato con queste pinzette che sono le pinzette della Prim. Se voi non le avete potete utilizzare anche le mollette per stendere. A questo punto ho inserito il cordino all'interno della clic aiutandomi anche con il cacciavite e un paio di forbici. Non devo far altro che andare ad inserire le viti qui negli appositi fori, ovviamente aiutata dal cacciavite. La vite va inserita ovviamente da questa parte verso l'esterno, anche perché da questo lato abbiamo i fiori e non sarebbe possibile fare il contrario. La vite deve passare attraverso il cordino in modo appunto da fissare lo stesso alla chiusura clic clac. E in questo modo ho fissato la prima vite prendendo appunto anche il cordino. Io adesso procederò attaccando tutte le viti della chiusura e se mi renderò conto che questa non tiene bene tanto quanto avevo pensato, andrò semplicemente a togliere le viti, ad aggiungere un pochino di colla negli spazi qui dove non ci sono le viti e poi andrò ulteriormente ad inserire il cordino e attaccherò nuovamente le viti. Ho terminato di attaccare tutte le viti alla mia chiusura clic clac e faccio la controprova andando a chiudere il tutto. Come potete vedere la tenuta delle viti è ottima e secondo me non c'è bisogno di aggiungere ulteriormente della colla, ma se volete essere particolarmente scrupolosi vi spiego come fare.
Iniziate da questo lato, togliete la prima vite e andate ad applicare un pochino di colla, non è necessario metterne grandi quantità, o direttamente all'interno di questo spazio nella click o sulla punta del cordino. Inserite il cordino e aspettate che si asciughi, dopodiché applicate di nuovo la vite che avete tolto. Proseguite da questa parte togliendo una vite per volta e andando ad inserire un pochino di colla qui negli spazi dove non sono presenti le viti. Una volta terminato il tutto lasciate asciugare per almeno 15 minuti. Adesso non mi resta altro che andare a chiudere la mia pochette e perché no ad aggiungere un tocco decorativo, che per me consiste nell'andare ad applicare alla mia pochette una delle mie targhette personalizzate con il mio logo che è stata realizzata per me da Fata Morgana. Vi lascio il link alla sua pagina Facebook qui sullo schermo e nel box informazioni subito sotto il video. Siamo quindi arrivati alla fine di questo video tutorial che come sempre spero vi sia stato di ispirazione. Abbiamo visto per la prima volta su una pochette una lavorazione un pochino traforata che va sicuramente a mettere in risalto questa meravigliosa chiusura con Swarovski. Abbiamo visto come si applica una chiusura con le viti a differenza delle precedenti che andavano cucite e vi ho spiegato come eventualmente aggiungere della colla per rendere il tutto più stabile. Io per il momento ho semplicemente applicato le viti, se dovessi poi andare a mettere della colla seguirei i passaggi che vi ho illustrato. Ho poi aggiunto la mia targhetta personalizzata di Fata Morgana. I materiali per realizzare questa pochette e soprattutto la chiusura click clack li trovate sul sito di Nina & Made che vi lascio come sempre qui sullo schermo e nel box informazioni. Ovviamente se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un bel pollice in su e soprattutto per non perdervi tutti i prossimi video che ho in programma per voi vi invito ad iscrivervi al mio canale, non dovrete far altro che cliccare sul pulsante iscriviti subito qui sotto il video e poi cliccare sulla campanellina che apparirà a fianco allo stesso pulsante, così riceverete una notifica in tempo reale sull'uscita di tutti i miei prossimi video tutorial. Perciò con la mia Flower Diamond io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto presto con un nuovo video.